Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Motorola Razr 70, praticamente l'entry level della nuova famiglia di pieghevoli Motorola. Il prezzo di listino è 999 euro, non è propriamente economico, ma le prime offerte di lancio lo collocano a 899. Questo modello va interpretato per quello che è, non va a competere con il Razr 70 Plus o Razr 70 Ultra, è uno smartphone che punta su compattezza, design e praticità d'uso, e nella confezione abbiamo anche la comoda cover. Abbiamo due colorazioni, quella che abbiamo provato noi, Pantone e Matite, che ha una finitura diciamo piuttosto ruvida che dà un ottimo grip, e c'è l'altra colorazione che è la Pantone Sport in Green. Dal punto di vista estetico, Motorola Razr 70 resta uno smartphone piacevole. Il formato a conchiglie è il suo primo vantaggio, da chiuso occupa poco spazio, entra meglio in tasca e si porta in giro con più comodità rispetto a tanti smartphone tradizionali grandi. Le dimensioni da chiuso sono 88,08 x 73,99 x 15,85 mm, mentre da aperto arriva a 171,30 x 73,99 x 7,5 mm. Il peso è di 188 grammi, quindi resta gestibile. La finitura Pantone e Matite ci è piaciuta, è sobria, ha una texture gradevole al tatto e trattiene poco le impronte. Inoltre rende il telefono meno scivoloso rispetto ai modelli con retro lucido. La costruzione è curata, la cerniera lavora bene, l'apertura è fluida e il telefono resta stabile anche in modalità semiaperta. Questo aiuta nelle videochiamate, negli scatti appoggiati e nei contenuti registrati senza treppiede. C'è anche la certificazione IP48 che aggiunge un minimo di tranquillità nell'uso quotidiano. Non trasforma il Razr 70 in uno smartphone rugged perché resta un pieghevole, però offre una protezione in più. Da aperto è lungo e sottile, per scrivere, guardare video, usare social e navigare va bene. Allo stesso tempo, per arrivare alla parte alta del display serve spesso cambiare la propria presa. Nel complesso il design è uno dei suoi lati migliori. Motorola Razr 70 non rivoluziona la formula vista con Razr 60, però appare più rifinito. Il display è una sezione importante perché su un flip non parliamo solo dello schermo principale. Dentro troviamo un pannello OLED da 6,90 pollici con risoluzione 2640 x 1080 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata fino a 3000 nit. Nell'uso quotidiano il display interno funziona bene, è fluido, ampio e piacevole per social, messaggi, browser, video e app di tutti i giorni. Inoltre la certificazione Pantone Validated punta a una resa cromatica accurata. La piega centrale però c'è ancora, guardando lo schermo frontalmente spesso passa in secondo piano, ma in controluce si vede. Anche sotto il dito si sente, quindi è uno dei compromessi da accettare. C'è anche la pellicola preapplicata che su un pieghevole non va rimossa, fa parte della protezione del pannello. Al tatto non crea grandi problemi, però la superficie non dà la stessa sensazione vetrosa di uno smartphone tradizionale. Poi ritroviamo un display OLED da 3,63 pollici con risoluzione 1066 x 1056 pixel e refresh rate a 90 Hz. Questo schermo esterno è più utile di quanto sembri, permette di controllare notifiche, musica, meteo, calendario, timer, chiamate e risposte rapide. Inoltre si possono usare le fotocamere principali per i selfie, controllando l'inquadratura direttamente dal display frontale. Si può anche rispondere a un messaggio veloce, non è comodo per le lunghe conversazioni, però per una risposta rapida funziona. Qui si vede la distanza dei modelli superiori. Su Razr 70 Plus e Razr 70 Ultra il display esterno è più grande e più sfruttabile. Su Razr 70 resta pratico ma più limitato. Quindi il giudizio sui display è positivo, con una precisazione. Il pannello interno è valido, quello esterno è comodo, ma il modello Plus offre un'esperienza frontale più completa. Motorola Razr 70 ha MediaTek Dimensity 7450X, un chip a 4 nanometri pensato per più equilibrio, consumi e stabilità che per prestazioni da top di gamma puro. Nell'uso quotidiano si comporta bene, social, WhatsApp, mail, browser, video, mappe e app girano senza problemi. Anche il passaggio tra display interno ed esterno resta fluido. La configurazione italiana offre 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo spazio basta per la maggior parte degli utenti, ma non c'è espansione tramite micro SD, quindi i 256 GB sono il limite reale. Il discorso cambia se guardiamo la fascia di prezzo. A quasi 1000 euro molti smartphone tradizionali offrono più potenza, più memoria e prestazioni grafiche superiori. Nel gaming se la cava con titoli leggeri e medi. Con giochi più pesanti invece bisogna ridurre qualche dettaglio grafico, non nasce per chi gioca tanto. Buona la connettività con 5G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi e supporta i principali sistemi di geolocalizzazione. La configurazione SIM prevede nano SIM più eSIM, comoda per chi usa due numeri. L'audio è stereo con supporto Dolby Atmos, va bene per video, podcast, social, chiamate e in viva voce. Manca il jack audio, quindi si passa da cuffie Bluetooth, adattatori USB-C o auricolari Type-C.
La batteria è uno degli aspetti più interessanti, qui troviamo una capacità del 4800 mAh, un valore buono per un flip compatto. Nel nostro uso reale, dalle 7 alle 21, siamo arrivati a sera senza particolari problemi. La giornata ha incluso messaggi, social, mail, notifiche, foto, video, navigazioni e diverse consultazioni dal display esterno. Proprio lo schermo frontale aiuta l'autonomia perché permette di fare molte operazioni rapide senza aprire ogni volta il telefono. Con uso leggero o medio, Razr 70 dà una buona tranquillità, non è un battery phone, ma per un pieghevole a conchiglia si comporta bene. La ricarica cablata arriva a 30 watt, è sufficiente ma non rapida per la fascia di prezzo. C'è anche la ricarica wireless a 15 watt, comoda su scrivania, comodino o in auto. Quindi hardware adeguato, batteria convincente per la categoria ma prestazioni non da top di gamma. Il software è uno dei lati più riusciti dell'esperienza Motorola. Motorola Razr 70 arriva con Android 16 e con la classica interfaccia Motorola, semplice, ordinata e abbastanza vicina alla logica degli Android stock. I menu sono facili da capire, le impostazioni principali si trovano senza fatica e l'esperienza resta fluida. Inoltre l'app Moto raccoglie gesture, personalizzazioni e funzioni dedicate. Le gesture Moto restano comode, il movimento del polso per aprire la fotocamera e il gesto per accendere la torcia sono funzioni storiche, ma ancora pratiche. Il software sfrutta bene il formato pieghevole, il display esterno permette di gestire notifiche, widget, chiamate, musica, timer, calendario e risposte rapide, senza aprire lo smartphone. Per controllare un messaggio, cambiare brano, guardare il meteo o rispondere al volo funziona bene. Per attività più lunghe invece si apre il telefono e si usa il display interno. La modalità semi-aperta aggiunge un vantaggio pratico. Appoggiando Razr 70 su un tavolo, alcune app dividono l'interfaccia tra la parte alta e la parte bassa dello schermo. Questo aiuta nelle videochiamate, nei video, negli scatti e nei controlli multimediali. Ci sono anche funzioni AI con Moto AI e integrazione con Gemini. Alcune possono tornare utili per appunti, promemoria, riepiloghi e screenshot contestuali, però non sono il motivo principale per comprare questo smartphone. Buona anche la presenza di Smart Connect, utile per condividere file, usare il mirroring e lavorare tra smartphone, PC e tablet. Meno convincente la parte delle app preinstallate e dei suggerimenti iniziali. Si può sistemare tutto in pochi minuti, ma su uno smartphone di questa fascia ci si aspetterebbe un primo avvio più pulito. Gli aggiornamenti prevedono 3 major update Android e 4 anni di patch di sicurezza. Per molti utenti bastano, ma alcuni concorrenti diretti fanno meglio. Quindi il software funziona bene, è fluido e valorizza il formato flip. Restano però qualche app iniziali di troppo e aggiornamenti non lunghissimi. Per la fotocamera abbiamo provato Motorola Razr 70 in uno scenario molto utile, tropea. Tra mare, cielo forte, vicoli stretti, zone d'ombra e tramonti lo smartphone ha avuto tante situazioni diverse da gestire. Dietro troviamo una doppia fotocamera 50x50 megapixel. La principale ha apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica OIS. La seconda è una ultra grandangolare da 50 megapixel, utile anche per macro e scatti più ampi. Davanti invece c'è una camera interna da 32 megapixel. La fotocamera principale è quella più affidabile. Di giorno scatta foto piacevoli con buon dettaglio, colori vivaci e una gestione HDR abbastanza efficace. In uno scenario come Tropea, con mare luminoso e vicoli più scuri, il Razr 70 ha gestito bene molte volte. A volte produce immagini più pronte per i social che naturali, ma per molti utenti può andare bene così. L'ultra grandangolare è utile per panorami, spiagge, piazze e foto di gruppo. Con tanta luce lavora bene, ma resta sotto la principale per gamma dinamica, ombre e coerenza cromatica. Il limite più evidente è l'assenza di un vero teleobiettivo, lo zoom digitale va bene per qualche scatto rapido a 2x, ma oltre quel punto il dettaglio cala. A 4x e 10x l'immagine diventa più morbida, di sera la principale resta inutilizzabile, soprattutto con soggetti fermi e un po' di luce ambientale. Nei vicoli più buio con luci artificiali forti però compaiono rumore e perdita di dettaglio fine. L'ultra grandangolare soffre prima e richiede più luce. Il formato flip invece aiuta molto sul piano pratico, si può usare il Razr 70 semi-aperto per scattare foto e registrare video appoggiandolo su un tavolo, un muretto o una superficie stabile. In viaggio torna comodo per foto di gruppo, timelapse, video brevi e contenuti social. Inoltre, il display esterno permette di fare selfie con le fotocamere principali, con qualità superiori rispetto alla camera interna. I video arrivano fino al 4K a 30 fps, in una buona luce sono più che validi per social, ricordi di viaggio e contenuti veloci. Però non siamo davanti a un camera phone puro, quindi la fotocamera è coerente con il prodotto, buona di giorno, pratica grazie al formato flip, ma limitata da assenza del tele e resa seriale solo discreta. In conclusione, il Motorola Razr 70 è uno smartphone piacevole, curato, elegante, comodo da tenere in tasca. Abbiamo una batteria da ben 4800 mAh, per contro una ricarica da 30 watt che va bene, ma non è particolarmente brillante. La fotocamera ci consente di ottenere scatti molto buoni di giorno, per contro manca però il teleobiettivo. Il vero nodo rimane però il prezzo. Il prezzo di listino 999 euro è particolarmente impegnativo, 899 comincia ad avere un suo perché, ma
in famiglia ci sono due concorrenti abbastanza pesanti, perché abbiamo comunque il Razr 70 Plus, che ha uno schermo più ampio, e il modello dell'anno precedente, il Razr 60 Ultra, che ha uno schermo decisamente più grande e il prezzo in calo. E inoltre sulla stessa fascia abbiamo anche il Samsung Z Flip 7, per cui diciamo che il prezzo è veramente il tallone d'Achille di questo smartphone. In conclusione, a chi lo consigliamo? A chi vuole uno smartphone elegante, piacevole, comodo da tenere in tasca, non assolutamente a chi cerca la prestazione o la migliore fotocamera sul mercato. Con questo concluso, saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.